Ma c'è un ultimo motivo che portò la multinazionale ad abbandonare Ronald per sempre, facendolo uscire di scena. Ed è quello più inquietante. Una ragione. Horror. Ciao ragazzi e benvenuti a questa seconda puntata del Pillole di Inspiegabile, terza stagione. L'argomento di oggi sorprenderà moltissimi di voi. Vediamo prima di tutto se vi siete resi conto di una cosa. Ma Ronald McDonald, la famosa mascotte di McDonald's, dove è andato a finire? Voi l'avete visto ultimamente in qualche pubblicità o davanti ai McDonald's della vostra città? Questo personaggio, che ha accompagnato l'infanzia di molti di noi, è sparito in sordina. E la cosa più sorprendente è che l'ha fatto in modo così discreto da passare completamente inosservato. Che ve ne siate accorti oppure no, le ragioni per cui questo personaggio è stato fatto uscire di scena sono molto più inquietanti della sua scomparsa in sé. Ecco quindi le inquietanti ragioni della scomparsa di Ronald McDonald. Come dicevo in apertura, Ronald McDonald, il clown della multinazionale McDonald's, è praticamente scomparso dalla scena, nonostante sia stato la mascotte ufficiale del marchio per moltissimi anni. Basti pensare che fece la sua prima comparsa nel 1963 e con più di un mezzo secolo alle sue spalle la sua sparizione dalla scena ha lasciato moltissime persone senza parole. Ognuna di loro chiedendosi per quale motivo fosse stata fatta quella scelta da parte della compagnia. Considerato che era ormai un simbolo della marca da tempi immemorabili, dovevano esserci state serie ragioni per accantonarlo in modo così drastico e senza preavviso. Ma prima di rivelarvele, vale la pena dare un'occhiata alla storia delle origini del personaggio e ad alcuni aneddoti che lo rendono di per sé misterioso e anche un po' disturbante, a dirla tutta. Le origini di Ronald. Come dicevo, la mascotte nacque negli anni 60, a seguito dell'enorme successo di Bozo the Clown, un pagliaccio che divenne praticamente un'icona a quei tempi negli Stati Uniti. Erano passati solo 8 anni da quando il primo McDonald's aveva visto la luce, grazie al lavoro di Ray Kroc, e a quel tempo la figura del clown aveva ancora molto successo tra i bambini. La catena di fast food sapeva che creare un pagliaccio che fungesse da mascotte del marchio avrebbe supportato la sua crescita. Nel 1963, quindi, il franchising McDonald's sponsorizzò lo spettacolo di Bozo per attirare più clienti. Ebbe così tanto successo che iniziarono una campagna usando proprio il personaggio di Bozo il Clown come protagonista. In seguito nacque Ronald McDonald, il pagliaccio felice degli hamburger. All'inizio il suo naso era un bicchiere e il suo cappello era un vassoio, ma il suo redesign più importante venne fatto nel 1965 e presentato ufficialmente a New York. Fu lì che iniziò ad avere la parrucca e il naso rosso, il viso dipinto di bianco, il suo enorme sorriso e infine il costume dei colori emblematici della compagnia. Fu grazie al lavoro di Michael Polakovs, un clown professionista, che Ronald McDonald acquisì l'aspetto a cui almeno fino a qualche anno fa eravamo abituati. Ma quello è anche il periodo in cui la figura iniziò ad essere avvolta dal mistero. La prima stranezza è che dagli anni 60 ad oggi solo 9 persone sono state riconosciute ufficialmente come attori che hanno interpretato Ronald. Un fatto che non sembra possa riflettere la realtà. Il pagliaccio era costretto a fare numerosissime apparizioni in tutto il paese, in particolare nel suo primo decennio di vita. Com'era possibile che ci fossero così pochi Ronald ufficiali? Non si sono mai capite con certezza le ragioni per cui la compagnia mantenesse un tale riservo sulla persona dietro la maschera. Anche se, per logica, si crede che venisse fatto per mantenere la grande bugia che era stata elaborata al fine di rendere Ronald un personaggio magico. E quando dico magico, mi riferisco proprio a dotato di poteri magici. Sì, perché la compagnia, per un lungo periodo, sostenne che Ronald McDonald fosse davvero dotato di straordinari poteri e tutti gli attori che lo interpretavano venivano addestrati con la massima cura per mantenere viva quella credenza. Non erano autorizzati a rivelare alcun segreto in retroscena del loro lavoro ed erano soggetti a contratti estremamente rigidi in tema di riservatezza. Si dice che ad un certo punto AJ, un noto mago ed intrattenitore, fu assunto prima come Ronald McDonald e poi come capo clown, per essere incaricato di istruire tutti i futuri clown della compagnia. Così
Al pagliaccio vennero insegnati trucchi da illusionista e la grande bugia resse per un lunghissimo periodo di tempo. L'inizio della fine. Ma fu nel 2002 che le cose cambiarono drasticamente. Il mondo aveva preso coscienza dell'impatto del fast food sulla salute della gente. E in tutto questo Ronald McDonald giocava un ruolo decisivo, soprattutto perché si dirigeva ai bambini. Come dire di no ad un bambino bombardato costantemente dalle pubblicità in cui Ronald li invita a chiedere a mamma e papà di farsi portare in un fast food della catena? Già queste possono essere considerate tattiche pubblicitarie discutibili, ma McDonald's si spingeva decisamente più in là quando si trattava dei suoi consumatori più piccoli. Ronald veniva addirittura mandato nelle scuole, con la scusa di insegnare ai bambini il rispetto per l'ambiente. Tuttavia, sebbene durante l'incontro non si facesse riferimento diretto al marchio, i piccoli spettatori venivano esposti al personaggio, che per giunta aveva un costume che riprendeva i colori della compagnia. Inoltre, i piccoli sapevano chi fosse quel clown, lo chiamavano per nome e il meccanismo mentale che lo associava al fast food agiva lo stesso. Non c'era da stupirsi che i piccoli, affascinati da quell'incontro magico, finissero per reclamare la loro dose di hamburger e patatine fritte una volta arrivati a casa. Per capirci, quella nei confronti dei più piccoli era una pubblicità troppo aggressiva e subdola. Se la associamo al fatto che l'obesità infantile, soprattutto negli Stati Uniti in quegli anni, era arrivata a livelli preoccupanti, Ronald stava iniziando ad essere visto sotto una luce estremamente negativa. Ma non era ancora arrivato il momento di farlo uscire di scena. Una nuova strategia. La compagnia nel 2003 mise in atto una nuova strategia, affidando a Ronald il ruolo di Chief Happiness Officer, un ambasciatore della felicità e del divertimento. Le pubblicità del 2005 evidenziarono ancora di più il cambio di ruolo. Negli spot il clown veniva visto fare sport e mangiare della frutta, considerata un alimento sano. Anche gli attori che interpretavano Ronald McDonald erano sempre più scelti per il loro aspetto fisico. Dovevano trasmettere l'idea di essere dei veri atleti. Ma tutti questi sforzi furono inutili e l'attenzione del pubblico continuò a diminuire, ogni giorno di più. La compagnia sapeva perfettamente che Ronald era un'istituzione, ma non riusciva più a fargli generare profitto. Rappresentava solo un costo senza senso. L'ultimo tentativo fu quello di stravolgere completamente la figura di Ronald McDonald attraverso un redesign al passo con i tempi e che riflettesse i nuovi valori della compagnia. L'idea sarebbe stata quella di rendere Ronald molto più presente sui social, ma furono proprio le reti sociali il mezzo usato dal pubblico per dimostrare il più completo disprezzo nei confronti di questo clown dell'era contemporanea. Sebbene McDonald abbia sostenuto che quella campagna sia stata un successo, in verità il nuovo look del clown aveva generato una valanga di messaggi con l'hashtag Not Loving It, non lo adoro, facendo il verso all'ormai conosciutissimo slogan I'm Loving It. In quel periodo l'hashtag diventò trending topic e rimase in cima alle classifiche per settimane, e quello fu il colpo finale, o quasi. Ora, tutti questi motivi di per sé appaiono abbastanza inquietanti. Bambini indotti loro malgrado a una dieta dannosa per la loro salute, a cui veniva imposta la pubblicità a livello subconsciente. Poi stilisti che, dopo aver lavorato mesi ad un'immagine che potesse salvare Ronald dalla sua decadenza, finirono per diventare gli zimbelli di milioni di persone sui social. Ma c'è un ultimo motivo che portò la multinazionale ad abbandonare Ronald per sempre, facendolo uscire di scena. Ed è quello più inquietante. Una ragione. Horror. Avvistamenti di clown. Gli avvistamenti di clown del 2016 sono rappresentati da una serie di denunce nei confronti di persone travestite da clown malvagi in ambienti incongrui, come vicino a foreste e scuole. Gli incidenti vennero segnalati dapprima negli Stati Uniti, in Canada e successivamente in altri paesi e territori, a partire dall'agosto 2016. Gli avvistamenti veri e propri iniziarono a Green Bay, Wisconsin, in quella che si rivelò essere una trovata di marketing per un film horror. Il fenomeno si diffuse poi in molte altre città degli Stati Uniti, in particolare nella Carolina del Sud, dove un bambino di 9 anni
disse a sua madre che 2 uomini sospetti, vestiti da clown, avevano cercato di attirarlo nei boschi vicini. A metà ottobre 2016, avvistamenti e attacchi di clown erano stati segnalati in quasi tutte le principali città degli Stati Uniti, in 9 delle 13 province e territori del Canada e in altri 18 paesi. E ancora nessuno aveva idea di cosa significassero. Ma c'era un'origine del fenomeno precedente, al 2016. Nel marzo del 2014, Matteo Moroni, proprietario del canale YouTube DM Pranks, iniziò a vestirsi da clown malvagio e a terrorizzare ignari passanti. Le sue clip accumularono centinaia di milioni di visualizzazioni. Nell'ottobre dello stesso anno, a Wasco, in California, un inquietante pagliaccio con dei palloncini in mano iniziò a raggirarsi per le strade della cittadina nelle ore notturne. Si trattava della trovata di un duo di artisti locali per festeggiare Halloween, ma il loro esempio venne seguito da diverse altre persone, creando una piccola ondata di avvistamenti di pagliacci assassini nella zona. Nel luglio del 2015, invece, un clown raccapricciante venne avvistato a tarda notte a Chicago, mentre scalava il cancello del cimitero di Rose Hill. In quell'occasione venne effettuata addirittura una denuncia alla polizia locale, che indagò sul caso ma non riuscì ad identificare il colpevole. Nel 2016 ebbe inizio il vero e proprio fenomeno. Per mesi i social si riempirono di fotografie e filmati di agghiaccianti clown intenti a spaventare gli abitanti di numerose città in tutto il mondo. Le conseguenze furono impressionanti. Il 12 ottobre l'ambasciata russa a Londra emise un avviso per i cittadini in relazione all'emergenza clown. Diversi negozi neozelandesi ritirarono i costumi da pagliaccio dai loro scaffali. In diversi villaggi degli Stati Uniti venne richiesto ai residenti di evitare il costume da clown ad Halloween e nei parchi di attrazione i dipendenti furono tutti obbligati a lasciare all'interno del parco qualsiasi trucco o costume a tema horror prima di lasciare il lavoro. Che siano da considerare delle semplici bravate da ragazzini, gli inquietanti avvistamenti di clown ebbero serie conseguenze sull'ordine pubblico di diverse città del mondo. Ma soprattutto misero in moto un meccanismo disturbante. La corrofobia, vale a dire la paura dei pagliacci, si diffuse a macchia d'olio. E anche persone che non avevano mai mostrato segni di timore di fronte alla figura del clown iniziarono a provare un certo rifiuto verso lo stesso. A quel punto la direzione di McDonald's capì che Ronald non solo non avrebbe più rapito i cuori e gli stomachi dei più piccoli, ma avrebbe finito per creare un danno d'immagine alla compagnia. Così come era arrivato, d'improvviso il clown felice degli hamburger venne licenziato, fatto sparire, seppellito, e tutto questo nel più completo silenzio. Quindi, il pagliaccio più famoso del mondo ormai ha fatto il suo tempo? Non tornerà più? Personalmente, a meno che nei prossimi anni non si assista a un ritorno in positivo della figura del clown, credo proprio che il suo viaggio sia finito. I tempi cambiano, ogni epoca ha i suoi beniamini e sembra proprio che non ci sia spazio per i pagliacci tra gli stessi. Io ho un'idea sul vero responsabile di tutto questo, me la sono fatta. E voi? Cosa ne pensate della tragica scomparsa di Ronald McDonald? Fatemi sapere la vostra opinione in un commento. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.